Ciao, sono Gemma dell'Accademia Europea di Manga. Nel workshop di oggi vedremo come colorare gli occhi. Al termine del video, collegatevi al nostro gruppo Facebook Manga Workshop per parlare con gli insegnanti e mostrare loro i vostri lavori. I materiali di oggi sono i Copic, pennarelli a base d'alcol che si possono sfumare tra loro, fogli spessi su cui colorare e bianchetto o bianco coprente per le rifiniture. All'occorrenza anche le matite colorate. Per colorare gli occhi dobbiamo innanzitutto conoscerne gli elementi principali: la pupilla, la parte più scura al centro dell'occhio, l'iride, che è la zona colorata, e il punto di luce, che non esiste fisicamente, ma non dimenticate di disegnarlo, altrimenti i vostri personaggi avranno tutti uno sguardo vuoto. Non dimenticate anche le palpebre, che vanno a creare un'ombra sul nostro occhio. Per gli occhi potete usare più colori, magari una successione di blu o verdi o marroni, dal più chiaro al più scuro. Se potete, non scegliete mai di fare le pupille nere, ma usate il colore più scuro che avete. Per le parti più in luce potete scegliere dei toni molto accesi, io per esempio ho scelto un giallo-verde. Anche la parte bianca dell'occhio va colorata, mettendo un'ombra sotto la palpebra, in questo caso potete usare un viola o un grigio. Partiamo dalla pupilla. Disegniamo un bel cerchio per un occhio normale, altrimenti se fate la pupilla allungata sembrerà che abbia gli occhi di un gatto o che non sia umano. Stavolta iniziamo dai colori scuri e man mano andiamo a quelli più chiari quando ci avviciniamo all'esterno dell'occhio. Cerchiamo di seguire la forma, quindi passiamo la punta in cerchio attorno alla pupilla. Rendo la parte alta più scura, così la luce sarà più realistica. Se guardate bene i vostri occhi allo specchio, vedrete delle piccole linee attorno all'iride. Potete disegnarle se vi piace. Nei manga gli occhi sono molto dettagliati, quindi più abbondate e più saranno espressivi e interessanti da vedere. Se avete pochi colori, aiutatevi con le matite colorate per le sfumature. La luce principale è quella in cima all'occhio, meglio se a destra o a sinistra e non al centro. Potete farla delle dimensioni e della forma che preferite. A me piace aggiungere delle luci ai lati per dare lucentezza all'occhio e anche nella parte più bassa. Voi potete scegliere di mettere le luci dove preferite. In questo caso è più una questione di preferenza personale. Nel secondo esempio la palpebra crea un'ombra più netta sull'occhio e quindi vado a renderla con il colore.
Un altro consiglio per usare il bianchetto: disegnate dei dettagli nell'iride, poi aspettate che si asciughi e passateci sopra il colore, così aggiungerete effetti luminosi che non saranno semplicemente bianchi. È utile se vi dimenticate di farli all'inizio e volete rimediare alla vostra colorazione. Vado a colorare gli occhi dei miei personaggi. Dato che sono piccoli, non ho bisogno di tanti colori, ma almeno 3 saranno necessari: uno scuro, medio scuro e uno chiaro. Importante che il punto luce sia sullo stesso lato di entrambi gli occhi, altrimenti i vostri personaggi sembreranno tutti strabici. Eccoci alla fine del workshop. Nella prossima lezione completeremo le illustrazioni colorando i capelli. Correte subito ad esercitarvi e venite a trovarci sul nostro gruppo Facebook Manga Workshop. Alla prossima!